I videogiochi rendono violenti. Quante volte l'hai sentita? Questa è una delle tante affermazioni che si sentono riguardo i videogiochi, soprattutto da chi i videogiochi non li conosce un granché. Ci sono ancora tante credenze negative sia sui videogiochi che sui gamer. Appunto, persone svogliate, passive, completamente schiavizzate dallo schermo. Oggi parliamo proprio di questo. 5 miti da sfatare sui videogame. Partiamo appunto dal più famoso, ossia i videogame rendono violenti. Il ragionamento che sta dietro a questa convinzione è: la vedo, la gente che gioca. Stanno lì a sparare alle persone tutto il giorno e si divertono pure. Se lo fanno nei videogiochi, lo faranno sicuramente anche nella vita reale. Che dire, vista la diffusione degli sparatutto, se fosse davvero così, saremmo già estinti. Infatti, concorderei con me che c'è una bella differenza tra sparare qualcuno in un videogioco e poi saltellare felici sul suo cadavere, contenti di aver ucciso un nemico difficile, e fare questa cosa nella realtà, no? Già, noi gamer la pensiamo così. E a meno che non si parli di una persona affetta da una patologia, siamo perfettamente in grado di distinguere tra gioco e realtà. Se sei un gamer e stai mostrando questo video ad una persona che, dopo questa spiegazione, è ancora convinta che potrai massacrare qualcuno per strada prima o poi, o se semplicemente vuoi approfondire l'argomento, ti lascio in descrizione un link del dottor Ferguson, il presidente del Dipartimento della Psicologia della Stetson University. Insomma, continuiamo pure a giocare a Counter-Strike tranquilli, senza aver la paura di portarci dietro istinti omicidi. La seconda affermazione popolare è: i videogiochi sono per bambini. Abbiamo appena parlato di massacrare nemici in uno sparatutto. Davvero? Pensiamo ancora che i videogiochi possono essere solo per bambini? Certo, alcuni videogiochi sono solo per bambini, altri sono anche per bambini, mentre alcuni sono solo per adulti. Prendiamo per esempio i Pokémon. Io ci ho giocato la prima volta quando avevo 10 anni, poi ci ho rigiocato intorno ai 20 e poi ci ho rigiocato intorno ai 25. Giocandoci da adulta non ho affatto pensato: cavolo, questa roba è per bambini. Anzi, ho riflettuto su quante cose mi ero persa da bambina e come ho vissuto diversamente questa esperienza di gioco. Infatti, da bambina pensavo solamente a catturare i Pokémon e vincere le battaglie contro i miei amici. Da adulta ho seguito più attentamente la storia. Sono rimasta colpita da alcune sfaccettature del gioco, ho trascritto alcune frasi e le ho postate su Instagram, e ne ho tratto insegnamenti interessanti e poi li ho riproposti nei miei articoli. Quindi li vedrete prossimamente in questo canale. O se preferite leggerli, vi lascio il link in descrizione. Lo stesso gioco viene vissuto diversamente nelle varie fasi della vita e ci fa crescere in modo diverso. Al terzo posto abbiamo: i videogiochi sono una perdita di tempo. Ho scritto un articolo sui benefici dei videogames e poi, visto che stava diventando un po' troppo lungo, ne ho scritto anche un secondo. Riassumendoli, ogni tipologia di gioco può portarti a sviluppare capacità diverse. Ad esempio, giocando agli sparatutto imparerai a prendere scelte più velocemente. Giocando ai puzzle svilupperai le capacità logiche. Giocando ai GDR svilupperai la tua empatia, eccetera eccetera. Oltre a questo, molte persone hanno reso i videogiochi la loro professione. Pensiamo agli sviluppatori, i programmatori, ma anche gli streamer, gli influencer, i blogger e chi più ne ha più ne metta. Quindi i videogiochi sono utili e possono anche diventare una fonte di guadagno, tutt'altro che una perdita di tempo. E ora abbiamo la quarta: i videogiochi ti rendono uno zombie. Sul serio? Tra Resident Evil e Dead Island avrò ucciso centinaia e migliaia di zombie e questo mi renderebbe uno di loro? Nah. Come dicevo prima, giocando si esercitano tante capacità, quindi noi gamer siamo tutt'altro che degli zombie. Forse si pensa che il gamer possa essere uno zombie perché si ha la visione del gamer chiuso in uno stanzino buio tutto il giorno a giocare ai videogiochi e zero vita sociale. Allora, non nego che qualche volta sia così, ma non è la regola generale. Infatti abbiamo un lavoro, una famiglia, degli amici come tutti. Semplicemente, il tempo che un gamer passa a giocare è quello che una persona che non gioca passa davanti alla televisione, sui social network o a fare dell'altro. Semplicemente, quel tempo il gamer lo sfrutta per giocare. Certo, c'è anche chi non esce mai di casa e ha zero vita sociale, ma lì si parla di una dipendenza. Esattamente come si può sviluppare con l'alcol, le droghe, i social network o le sigarette, e come quelle coinvolge una piccola percentuale di persone. A parte quella per le sigarette, quella non coinvolge solo una piccola percentuale di persone. Ok, come ultimo ma non ultimo abbiamo: i videogiochi sono roba da uomini. Beh,
Io sono una donna e questo dovrebbe già dire tutto. Questa credenza è diffusa anche tra i gamer, ma anche se ultimamente sta un po' migliorando. Però non capita di rado che magari sui social network ci si sente tra persone e a un certo punto ci si sente dire: ma sei una donna? Sì, sono una donna. Sì, anche le donne si appassionano ai videogames e potenzialmente sono brave quanto gli uomini. Infatti esistono molte donne molto brave ai videogames e anche donne molto scarse, esattamente come succede nell'universo maschile. O magari qualcuno è più bravo in un genere e qualcuno è più bravo in un altro, ma questo non dipende dal sesso, dipende dall'esperienza. Se sei un gamer, spero di averti dato qualche strumento utile per difenderti e farti forza davanti alle critiche. E se non lo sei, spero che tu possa aver trovato comunque queste riflessioni utili e interessanti. E tu che dici? I videogames sono inutili o possono essere una grande risorsa? Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video. Se vuoi conoscermi meglio, visita il mio blog o i social network cliccando i link che trovi in descrizione qui sotto. E iscriviti al canale per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.